Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Oggi 25 novembre non è più un giorno normale, da 5 anni a questa parte celebriamo il nostro Diego Armando Maradona, l'uomo ancor prima del più grande calciatore mai esistito, che si schierava sempre dalla parte dei più deboli, e mai come oggi possiamo ricordarlo anche nella designazione arbitrale di stasera, perché Diego avrebbe parlato e si sarebbe fatto sentire a gran voce, visto il Marcignac che verrà ad arbitrare Napoli-Qarabag e ciò che è successo qualche anno fa. Ma ci arriviamo, andiamo a vivere anche la Champions del nostro avversario. Per come ovviamente si è svolta ci sono dei numeri da tenere in considerazione. Fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti. Se volete, se passate per la prima volta, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così restate aggiornati in maniera cronologica, e se vi piace il video un bel like fa piacere al sottoscritto e come sempre diamo una mano all'algoritmo. Per chiudere il pensierino sul nostro Diego Armando Maradona, sarà con noi stasera a spingere il nostro Napoli verso la vittoria, partita decisiva, ed ecco che più diventa alta la posta in palio e più i vertici si schierano con le loro armi a proprio favore, ovvero una designazione arbitrale che a me non tanto piace, e non sono mai venuto qui a parlare dell'arbitro prima della partita, prima del suo operato e quant'altro, però visti i precedenti, e non solo con il Napoli, attenzione perché Marcignac ha fatto danni anche altrove in altre partite mondiali e quant'altro, è un arbitro che non va al VAR e si rifiuta quasi dell'essere richiamato, ecco, al video per cercare di decidere diversamente o ritornare sui propri passi in base a una decisione arbitrale. Dobbiamo fare attenzione perché la posta in palio è molto ma molto alta, e se la matematica non ti condanna ancora, io la vedo decisiva per quanto riguarda il passaggio del turno e gli eventuali playoff. Il Qarabag è una squadra molto ma molto in forma per quanto riguarda la situazione fisica, l'abbiamo visto contro il Chelsea nel 2-2, e il loro cammino Champions presenta dei numeri da non sottovalutare. È una squadra che non tira tantissimo verso la porta avversaria, non è quella squadra che fa 20, 25, 30 tiri a partita, ma pochi tiri e insacca il più possibile. Tanto è vero che cominciano con un 3-2 in casa del Benfica, ribaltato il Benfica che va in vantaggio al sesto minuto e raddoppia al sedicesimo, per poi ovviamente perdere la partita 3-2 al 30esimo Andrada, al 48esimo Duran, all'86esimo Kashkuk la butta dentro e portano a casa i primi 3 punti in Portogallo. 9 tiri totali, 5 nello specchio, 3 gol in questa partita. Numeri che si ripetono anche nelle altre partite. Qarabag Copenaghen 2-0, 9 tiri totali, 6 nello specchio, 2 gol contro i 10 tiri totali e 4 nello specchio del Copenaghen, e portano a casa anche la seconda vittoria. Perdono per 3-1 contro l'Athletic, 6 tiri totali, 2 in porta. Quindi vediamo che si ripresenta questa situazione, pochi tiri ma efficacia per quanto riguarda la fase realizzativa. Noi l'abbiamo visto comunque nelle partite scorse, chi si è andato a vedere gli highlights e chi si è studiato un po' la situazione ha notato che comunque riempiono l'area in maniera giusta, apportano il giusto numero di uomini quando si spingono in avanti e cercano di diventare pericolosi, e quindi dobbiamo fare massima attenzione soprattutto al limite dell'area di rigore, dove cominciano ad arrivare in tanti quando si spingono in avanti, e quindi non dobbiamo perdere la bussola barcollando di qua e di là. 2-0, ovvero 2-2, scusate, 2-2 con il Chelsea, partita che ho visto quasi per intero e mi è piaciuta tantissimo per quanto riguarda l'intensità del gioco e per quanto ovviamente hanno espresso in campo le due squadre. Poteva anche vincere il Qarabag, così come poteva anche vincere il Chelsea, ma si ripresenta la situazione, tiri in porta, tiri nello specchio, con i gol fatti, 8 tiri totali, 3 nello specchio, 2 gol, quindi dobbiamo stare in campana quando si affacceranno nella nostra metà campo avversaria e cercheranno di buttarla dentro
Dalla nostra cosa possiamo fare? Schieriamo una formazione, almeno a quanto ci fanno sapere dovrebbe essere la stessa formazione che ha affrontato l'Atalanta, squadra che vince, che ha battuto l'Atalanta, non si cambia in occasione di un'altra partita fondamentale o magari si ritocca appena. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, eccetera, eccetera, nella sfida al Qarabag in Champions League. Tradotto, Conte è orientato a confermare dal primo minuto anche oggi in Champions gli 11 che hanno vinto per 3-1 contro l'Atalanta sabato. A cominciare dal trio d'attacco: Neres, Noah Lang alle spalle di Højlund. Allora, noi siamo già contenti, almeno io, che Højlund non ha avuto niente, non c'è stato l'allarme che sembrava contro l'Atalanta, sono usciti in via precauzionale, ce lo dice anche il mister nella conferenza stampa, ce l'ha detto nella conferenza stampa di ieri. Credevo però di recuperare quantomeno Spinazzola e invece, almeno per quello che ci ha fatto capire Conte, dice: io vorrei far parlare i medici, mi piacerebbe che a volte ne parlassero più i medici della situazione perché sono specializzati, non sono infortuni muscolari, ma se mi chiedete i tempi di recupero ancora oggi non riesco a sapere e a rispondervi. Però il Napoli ci arriva, almeno dalle parole del mister, a livello di morale e positività nella maniera giusta. Gara da non sbagliare, la domanda: come si gestiscono le emozioni dopo l'Atalanta e prima anche della Roma, recuperando energia? La partita con l'Atalanta ha portato un dispendio importante, quando incontri queste squadre fai fatica anche a livello fisico, di intensità. Noi siamo stati intensi, ci portiamo dietro la positività della prestazione e il risultato. Questo dà energia positiva, sapendo che sarà un'altra partita importante, ma noi le consideriamo tutte importanti. Domani è uno step di rilievo, ci arriviamo col morale e la positività in maniera giusta. Ci fa sapere anche la situazione Lukaku, perché tutti i giornali stanno scrivendo: rientra Lukaku, è rientrato Lukaku, domani gioca Lukaku con la Roma in panchina, eccetera eccetera. Conte ovviamente placa un attimo questa situazione e dice: c'è da lavorare, Lukaku torna da un infortunio, non se ne farà niente probabilmente contro la Roma, ma in maniera anche con cautela, mettiamola così, si gestirà il rientro di Lukaku ed è giusto che sia così. Noi avevamo letto qualcosina per la Supercoppa ed è molto più realistico vederlo poi in Supercoppa magari che bruciare i tempi, portartelo in panchina quando poi non sei assolutamente pronto. Io sono abbastanza fiducioso per il match di stasera, arbitro a parte. Non mi avete mai sentito forse parlare così di un arbitro prima della partita e prima ovviamente di un giudizio che puoi avere quando è finita, come ha operato, dati alla mano, eccetera. Però non mi fido assolutamente né dei vertici UEFA e né tantomeno del signore che dirigerà la gara stasera, perché quando le partite diventano decisive in alcuni campi le designazioni ad effetto lasciano pensare, per il semplice fatto che comunque ci sono tanti soldi in palio e il Napoli è già stato, tra virgolette, mettiamolo tra virgolette, altrimenti qualcuno può anche indisporsi, è stato già danneggiato qualche tempo fa da questo signore in un quarto di finale diretto non in maniera impeccabile, ecco, mettiamola così, perché non voglio fare il polemico. Sono ovviamente oggi in una giornata dove sto assolutamente tranquillo ed è il 25 di novembre, come ho detto ad inizio video, ed è sempre così il nostro, almeno il mio 25 di novembre da 5 anni a questa parte, nottata tranquilla ma non troppo, sapendo che comunque ricorre la morte del nostro capitano, del nostro condottiero, del calciatore più forte della storia, del nostro Diego Armando Maradona. Detto questo, vinciamo la partita anche per Diego, come ha detto il mister ieri in conferenza, però non deve essere quella situazione che ti va a pesare sul groppone, un giorno così c'è la partita, vinciamo anche per Diego, anzi deve essere assolutamente, e mi auguro che lo sia, una spinta in più per fare 3 punti in Champions e rimettere un attimo in riga questa classifica verso
la qualificazione al turno successivo. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!